Vuoi acqua? Perché gli fai fatto il K2. È stata una passeggiata, una spesa che con lo zero non ho neanche la schiena sudata. Però guarda che vista che c'è da qua. Che roba, Wow. Sei all'altezza di dove siamo stati Sì, là in cima? più o meno. Minchia, L'abbiamo fatta di dislivello, eh? Porca merda. Mi prende per il culo. Non abbiamo fatto Che niente, schifo. non abbiamo fatto. Niente abbiamo fatto. Neanche sono sudato. Non neanche il fettone una volta. Io sono fradicia. Penso che la mia idea è di continuare. Però le 2, che cazzo faccio? Arrivo alle 3 giù, che cazzo faccio? Ah. Buongiorno. Allora, siamo vivi perché
come avete notato, scendendo da quella montagna abbiamo incontrato su una curva un bello stratino di ghiaccio e per Stefano è stato abbastanza sì, impegnativo perché il camper scodava dietro, però con le catene davanti poi ho ripreso direzionalità, diciamo. Sì, ha tolto il piede dal freno mentre il camper ha visto che stava andando proprio verso di me, che io ero sulla curva praticamente che riprendevo, e poi è riuscito a direzionare, quindi siamo vivi. Sì, ma se non avessimo messo le catene, guarda che eravamo giù, Sì, cioè io probabile, giù. sì, probabile, molto probabile. Sì. Quindi adesso siamo in città perché siamo venuti a trovare i genitori. Io poi ho lavorato questo weekend, quindi siamo dovuti stare qua. E niente, adesso ci è arrivata una bella chicchetta finalmente che aspettavamo da un sacco, quindi adesso ve la facciamo vedere. Bene, praticamente ci è arrivata questa Power Station finalmente dalla All Powers, con cui abbiamo già collaborato in precedenza e ci siamo trovati bene, sappiamo che il prodotto è ottimo. La batteria che avevamo prima gliel'abbiamo data ad Andrea, quindi eravamo rimasti senza, e fortunatamente adesso ci è arrivata questa qui, che è sempre una batteria a litio da 2400 watt, quindi c'è un inverter dentro a onda pura con 4 prese Schuko sul frontale. La cosa positiva per noi è che anziché pesare 22 kg come l'altra ne pesa 14,5, perché è sempre della stessa potenza, ma hanno ridotto qualcosina che a noi non serviva, tipo la luce. Alcune hanno la luce, a noi non ci serve, o la ricarica wireless, ma tanto noi abbiamo telefoni vecchi e quindi non hanno questa facoltà. Comunque è una Power Station molto potente e a noi ci sarà molto utile perché siamo sempre senza corrente, come vedete. Ci sono 4 prese USB, 4 prese Schuko, una presa accendisigari, semplicissima, 3 tasti. C'è anche chiaramente il pannello fotovoltaico, ma dobbiamo ancora andarlo a prendere. Quando lo andremo a prendere ve lo faremo vedere e lo colleghiamo e lo proviamo. In base all'altra, questa qui è molto più comoda perché ha le prese Schuko davanti e ce ne ha molte, e queste a noi abbiamo constatato che servono moltissimo. Le prese USB, l'altra aveva più prese USB-C piuttosto che USB, a noi servono le USB perché abbiamo tutte cose vecchie, e poi il fatto che è anche molto più piccola, quindi da che magari questa la tenevamo, l'altra la tenevamo sul divanetto, questa la possiamo tenere anche sotto il tavolo, e per noi la comodità, le cose strette, le cose piccole, le cose più comode possibili e immaginabili, vivendo in camper ma vivendo soprattutto in van, quindi piccolo, servono drasticamente. Infatti siamo molto contenti di questa Power Station, abbiamo proprio constatato la, diciamo, diversità, e devo dire che questa è molto meglio a livello di comodità. Ovvio che anche l'altra era molto prestante, per carità, però questa qua è sia prestante che comoda, quindi perfetta. Ti danno anche la sacca per poterla trasportare. Ti danno anche la sacca per trasportarla. A noi non serve perché tanto sarà sempre qui. Certo, noi la useremo molto regolarmente. Infatti siamo contenti che ci sia arrivata adesso che sta iniziando praticamente l'inverno, anche se sembra che sia già iniziato, perché così possiamo testarla veramente tanto bene. Ovviamente carica 97%, l'abbiamo caricata prima di prenderla perché così almeno potevamo usufruirne al 100%. Qua c'è l'ingresso dei pannelli. Sì, qua c'è l'ingresso dei pannellini, e qua ti dà i watt che entrano e i watt che escono e le ore in cui in questa percentuale di batteria può durare la carica. Insomma, molto semplice, perfetta. Facciamo lo stress test con il phone. Ovviamente anche questa qua ha le ventole laterali, l'altro aveva la copertura, queste qui sono libere, ma meglio così perché sennò ogni volta le devi prendere, aprire ogni volta. E qua ha l'ingresso per poi caricarla dalla 220. Allora, stress test col phone, quindi proviamo a... È già accesa. Ok, allora AC sarebbe l'inverter. Ok, Partito. quindi l'abbiamo acceso. Poi velocità 1, 1330 watt consuma. Ah, guarda qua.
Dipende anche dal calore che gli fai uscire il phon. Se faccio così, bam, velocità 2, bam. Ok, stress test del phon superato. Se tiene il phon, tiene tutto il resto. Esatto. Perché il phon è quello che abbiamo, che consuma di più. alla velocità 2 fa 1800 watt, dichiarato 2000, però in realtà abbiamo visto da qua che è 1800 watt, quindi vuol dire che tutto il resto lo tiene. Ottimo per ora. Sì, perfettamente, non perde niente. Allora, spesina fatta. Adesso probabilmente andiamo a trovare Tommy perché non sappiamo dove andare. Questa è l'ultima, diciamo, settimana che siamo fuori perché poi è Natale e quindi saremo con la famiglia e non sappiamo dove andare, non vogliamo andare a imboscarci chissà dove per poi rischiare di nuovo come l'ultima volta, quindi volevamo stare un po' più in basso giusto per non stare troppo nel freddo, quindi probabilmente andiamo a trovare Tommy. Sarà una bella strada, una bella sfacchinata perché è lontanino, però sarà probabilmente l'ultima volta che lo rivedremo fino al prossima estate, quindi magari, boh, non lo so, lo facciamo comunque con piacere. Però non ci ha ancora risposto, quindi sarà una surprise. Ok, alla fine non siamo andati da Tommy perché praticamente Tommy domani dovrebbe andare dal meccanico perché non gli funziona più il motorino d'avviamento. Infatti non gli si accende il camper ormai da una settimana. Quindi domani va dal meccanico, stasera non c'era, quindi era quasi inutile andare fin da lui, siccome è lontano, per poi magari non riuscire neanche a starci insieme. Quindi abbiamo escogitato così. Oggi siamo tornati qua, dove abbiamo dormito stanotte. Fino a un attimo fa c'era anche Marco, in realtà adesso è andato via a fare una commissione, comunque stasera probabilmente dovrebbe ritornare e domani dovrebbe esserci anche lui con noi. Quindi noi stiamo qui, domani sentiremo Tommy se gli danno il camper nel pomeriggio oppure no. Se glielo danno abbiamo già trovato un punto di incontro dove ci incontreremo, che tra l'altro è uno stesso posto dove siamo stati lo scorso anno, mi sembra a Capodanno, con Tommy e Marco, quindi ci incontreremo lì che è più o meno a metà strada. Se invece non glielo danno e quindi non abbiamo la possibilità di vederci, passeremo praticamente qua questi ultimi 2-3 giorni, che comunque sabato dovremo ritornare perché io poi la sera lavoro, quindi passeremo qua questi ultimi giorni nel caso Tommy non dessero il camper con Marco. Come avete visto stamattina siamo stati dal meccanico, ma nulla di grave, gli abbiamo solo fatto dare una controllata generale perché siccome abbiamo fatto un sacco di chilometri e siccome ne faremo altri un sacco di chilometri, soprattutto probabilmente a gennaio, io continuo a dire probabilmente, anche se noi continuiamo a dire guarda che gennaio, stiamo continuando a dire a tutti gennaio andiamo in Spagna, gennaio andiamo in Spagna, io dico sempre probabilmente perché comunque la certezza al 100% noi non ce l'abbiamo mai, sia per i soldi sia per il camper non ce l'abbiamo mai, quindi probabilmente a gennaio andremo in Spagna, quindi saranno ulteriori chilometri da fare al camper e quindi gli abbiamo fatto dare una controllata generale. Il meccanico ha detto che è perfetto, bellissimo sentire queste parole e quindi siamo più tranquilli, quindi passeremo qui questi ultimi giorni perché poi la settimana dopo sarà Natale. Tra l'altro ne approfitto per dirvi che quasi sicuramente il prossimo giovedì, non questo che verrà, che uscirà questo video, ma il prossimo probabilmente non uscirà nessun video perché è Natale e noi staremo con la famiglia fino praticamente al 28, quindi dopo inizieremo di nuovo a riprendere un po' della nostra vita e riprenderemo ad andare in montagna e inizieremo a organizzarci un po' per il viaggio, che poi noi non ci organizziamo mai nulla, però iniziamo a prepararci, diciamo, per il viaggio, quindi probabilmente giovedì prossimo non uscirà nulla. Volevamo caricare la power station, ma oggi il sole è già andato via perché sono già le 4 passate
e quindi probabilmente lo faremo domani, che probabilmente ci sarà un'altra giornata di sole, speriamo. Stando più in basso è più facile che il sole ci sia anche tutto il giorno, così che riusciamo un po' a caricare le batterie. Allora, eccoci qua, sfruttiamo questo sole che è spuntato. Pannelli da 200 watt, questi sono tutti cavi, cavini, cavetti, adattatorini che mettono dentro, ma qua c'è il cavo apposito che se riesco a tirar fuori sarebbe una bella cosa. Chissà perché non riesco a tirarlo fuori. Ecco, questo va qui, questo va qui e questo va qui. Accesa. Quello che entra dai pannelli, quello che esce, che adesso non è niente perché non ci abbiamo ancora attaccato nulla. Allora, raga, è passato 2 minuti sono passati, dal 92% è arrivata già al 100%, con poco sole perché c'è un po' di erbetta davanti al pannello, c'è comunque un po' di alberelli davanti al pannello, pazzesco, in un attimo. Fighissima, molto soddisfatta, sono contenta di essere tornata a collaborare con l'Allpowers. Vi ricordo che per chi lo vuole, per chi è interessato a questa meravigliosa Power Stations, ci sono i nostri codici sconti che metterò in descrizione di questo video. I pannelli invece dovrebbero pesare sui 5-6 kg. Sono da 200 watt e come vedete hanno strafatto il loro lavoro.